Naviganti del lobby, bentornati sul canale. Allora, non ho capito ancora bene come mai Goblin promette le cose e poi io devo mantenerle, però insomma sono ben felice di farlo perché ha detto che mi avrei fatto vedere un Terminator degli Ultramarines in un weathering allucinante, quindi proprio entriamo nel grimdark vero e proprio, e quindi vi farò vedere oggi in un modo un po' particolare perché partiamo da una base già fatta, che vi spiego come ho fatto a grandi linee. E nel prossimo episodio che farò con i Terminator vi farò vedere come fare la base. Quindi facciamo un po' al contrario. Oggi ci concentriamo proprio sul weathering nello stile grimdark, quindi il più sporco e il più rovinato possibile. Dopo la sigla. Allora ragazzi, ben arrivati. Dunque, la situazione attuale è questa. Questo è un Terminator degli Ultramarines nuovi arrivati, quindi Terminator quelli più grossi, fatti bene, trovati nella scatola di Leviathan, che praticamente è stato colorato con una base presa dal tutorial di Juan, il miniaturista, che saluto ancora tantissimo e ringrazio ancora tantissimo per quella meravigliosa intervista che potete andare a sentire appunto nel reparto live del canale. E praticamente questo PDF spettacolare che trovate all'interno del suo Patreon o che potete comprare su My Mini Factory, mi sembra 2,40 €, una cosa del genere, vi dà la possibilità, ve lo faccio vedere da vicino, di avere una base che alla fine risulterà così. Come vedete, le luci sono pesantemente distribuite, non a livello zenitale, ma come dice Juan, volumetricamente, ovvero la luce si rifrange sul metallo imitando appunto i chiaroscuri che imitano le parti metalliche. Siccome il plastacciaio non è vero e proprio metallo, ma in realtà è satinato, non è completamente lucido, non è né opaco né lucido, allora questo mi sembra che sia giustamente il giusto risultato. Non si utilizza in questo caso il dry brush, quindi per questa volta nella base ora, anche se ora lo invecchieremo pesantemente, il dry brush forse lo faremo alla fine. Per il momento iniziamo con uno stippling. Mi serve uno stippling e vado a uno di grandezza così lo vedete meglio, in una tavoletta da dry brush con un apparecchio come questo, che può essere in questo caso per esempio un Gristaff World Weathering Sticks, ma potete tranquillamente prendere la spugna che trovate, prendete il foam che trovate anche per le miniature stesse, specie ora che ci sono quelle dove il rettangolino si leva, diciamo, è fantastico. Altra cosa importante da sapere per questo tutorial: ho dipinto partendo da una base da aerografo che vi farò vedere la prossima puntata che tocchiamo i Terminator, fra 2 o 3 puntate non di più, e quindi vi farò vedere come realizzare questa base. Non vi preoccupate che non è complicato. Per chi non ha l'aerografo tenteremo di capire come fare magari con uno spray, però ovviamente potremo fare solo la base volumetrica nera e bianca e il resto bisogna farlo a mano. Detto questo, ho utilizzato e sto iniziando a utilizzare i pennelli Evil Eyes. Se volete vedere la recensione, sono i nuovi pennelli realizzati insieme ai vlogger di Miniatures of Death e di Pitart, che saluto tantissimo sempre, carissimi amici veramente che condividono con me le fatiche di essere vlogger isolati in casa però insieme con voi sempre. E niente, quindi veramente stanno cominciando a essere molto utili, pennelli veramente veramente fantastici, quindi pian pianino daremo anche un resoconto a quello. Diciamo che la cosa importante adesso è capire i colori che vogliamo utilizzare per iniziare l'invecchiamento. La prima cosa che voglio fare è cominciare a fare praticamente con il Brigadine Brown della Warpaints Fanatic, un nuovo colore, il più scuro dei 6 disponibili marroni. È un marrone molto spento e molto dark, quindi fa il caso nostro. Ne mettete un po' praticamente sulla vostra tavolozza, e ne ho messo anche troppo, quindi insomma diciamo che potete essere parsimoniosi. Prendete con la vostra gomma piuma il vostro marrone e andate a praticamente stemperarlo un pochino sul legno stesso in modo tale che non rimanga tantissimo. Dopodiché molto leggermente, ragazzi, sapete cosa vuol dire molto leggermente? Vuol dire veramente andateci piano, andate a fare questa cosa qua, cioè ovunque andate a fare praticamente una spugnatura per cominciare a far vedere un po' di
armatura rovinata. Gli spigoli sono la morte assoluta, nel senso che è fantastico se riuscite a beccare un po' di spigoli, è bellissimo perché sembra proprio, specialmente nei punti dove sono più diciamo chiari, si vede proprio questo effetto incrostazione che avviene sull'armatura. Non esagerate troppo sul viso, poco poco in giro, e andate avanti a spugnare tutta la miniatura. Qui veramente è un po' a piacere, però sappiate che se volete invecchiarla deve essere insomma rovinata, altrimenti non ha senso, no? Perché deve essere combattuta. Quindi immaginate che questo Terminator abbia fatto le sue belle battaglie. Le armature Terminator, tra le altre, sono le più antiche e le più prestigiose da indossare, e praticamente sono reliquie vere e proprie, il che vuol dire che sicuramente non sono proprio dell'altro ieri, quindi ci sta che siano rovinate e distrutte. Andate in giro a fare questa spugnatura un po' dappertutto, e quando siete abbastanza soddisfatti smettete e riguardate il risultato per capire come sta venendo. Tra le altre, in questo momento non ho ancora messo la U degli Ultramarine, cosa che adesso faremo, perché poi spugniamo leggermente anche sopra la U. Comunque, come vedete, è già venuto abbastanza bene. Non esagero troppo sul viso, l'importante è che venga abbastanza invecchiato anche il viso, tanto poi andremo avanti con lo streaking grime eccetera eccetera, e diventerà appunto un disastro che poi andremo a magari controllare con gli ultimi highlight. Ok, quindi diciamo una prima base fatta con questo tipo di spugnatura. Non abbiate paura, ma nemmeno troppo cattivi nell'affondare la spugna. Ovviamente quando comincia ad asciugarsi potete andare un po' più pesante e diventa veramente figo. Ok, scusate che sono uscito dalla telecamera, vi faccio vedere. Vedete che adesso ha già come delle macchie che sono già una prima incrostazione che ci aiuta già a farlo vedere abbastanza invecchiato. Ok, e quindi ci fermiamo al momento qui con la spugnatura. Fatto questo, passiamo invece al Baron Blue. Quindi cosa facciamo? Se utilizzate, scusate che rimetto a fuoco, una cosa di questo genere, staccate il pezzo che avete appena utilizzato con il brown, e ovviamente vabbè, il dito si sporcherà, ma pazienza. Prendete il Baron Blue, che è un colore molto chiaro, ma non chiaro come quello degli highlight, e prendete praticamente un po' di questo Baron Blue per fare la stessa cosa, sempre leggera. Eccolo qui, guardate. Se si mescola un pochino col marrone non vi preoccupate, ben venga, e andiamo a vedere da vicino cosa succede. Leggeri anche qua. Magari qui potete andare un po' più vicino alle luci, in modo tale che ci sia una parvenza di highlight negli spigoli, ok? Quindi non troppo da questa parte qua, un po' di più da questo lato. Ecco qua, e andate in giro anche qui uguale a prima, non troppo anche qui perché non deve sembrare un arlecchino. Però la cosa che è spettacolare di questa tecnica è che in un attimo beccate gli spigoli e avete fatto praticamente degli altri highlight che vi aiutano anche a far vedere invecchiato il modello, e quindi in un attimo avete preso veramente più di due pigioni con una fava, perché ci sono più cose che state già risolvendo con questa tecnica. Allora, scusatemi che purtroppo me lo tiro un pochino verso di me e mi viene da appunto farlo uscire dalla telecamera, abbiate pazienza. Eccolo qua. Allora, visto di qua, un pochino qua, troppo, andiamo a levare col dito, tamponate e fate in modo che rimanga leggermente, ok, e voilà, diciamo che ci siamo già, potrei già essere felice così. Ok, un pochino qua dentro, che se no ci dimentichiamo una parte, e come vedete già comincia ad avere un volume di invecchiamento e ha comunque le sue luci super che svettano tantissimo, no? Perché questa tecnica di Juan è veramente molto che poi è Juan, scusatemi, in spagnolo, e diciamo che ha veramente il suo perché. Poi quando lo faremo di base solo in quella puntata lì ve la farò vedere, ha veramente il suo perché, facile, veloce, ma viene appunto fuori veramente bene. Ok, adesso passiamo invece a un blu scuro.
È un Triumphant Navy e il Triumphant Navy praticamente vi servirà con il pennello sottile, e quindi in questo caso vado a prendermi un Heavy Lies numero 2, mi prendo la mia acqua, mi faccio la punta del pennello. Posso farlo anche qui, anche se non uso la wet palette, non è un problema, tanto si tratta semplicemente di andare a mettere praticamente dei tagli sull'armatura. Bagno un pochino la punta del pennello in modo tale che il colore mi rimanga abbastanza liquido e vado via sereno. Calcolate che se usate la wet palette siete più precisi, insomma. Comunque vado a prendermi praticamente questo, per esempio, spallaccio, ecco che lo metto a fuoco, e praticamente faccio un taglio che fa questo, voilà, non di più. Andiamo a prendere per esempio qui, da sottile a largo leggermente premendo, e vado praticamente a staccare, guardate anche qua per esempio, e vado proprio a praticamente creare delle aperture nell'armatura che sono proprio a graffi. Calcolate che per esempio potrebbe essere un tiranide che lo ha colpito e graffiato. Andate nei punti dove vi piace, chiaramente se vi beccate i punti più chiari si vedrà di più, e quindi se prendete questa zona qua chiaramente si vede un po' di più, e basta, andate a fare i graffi dove vi piace, dove li volete. A questo punto che avete fatto il tipo di graffio così, prendete il colore che servirà agli highlight, e questo in questo caso ve lo farò vedere nella prossima puntata, soprattutto è lo Storm Wolf. Lo Storm Wolf è praticamente quello con cui ho fatto i primi colpi di luce nei bordi, con cui adesso andrò a fare un lato di questi triangolini scuri che abbiamo creato, per poter appunto dare all'armatura quella sembianza di come si dice, di rovinato e di tagliato, proprio perché praticamente va a crearmi un effetto taglio con un bordo molto accentuato. In questo caso questo colore, se vedete, ha il cap che è dorato. Io sto usando quindi un colore Air, molto utile perché è un highlight, e gli highlight si possono fare con molta acqua e i colori Air sono già molto anacquati, no? Comunque vedete questo pezzo d'armatura qui, allora mi avvicino un pochino e metto a fuoco così lo vedo bene, anche io sto fermo con la mano, voilà, e guardate, allora questo mi è venuto troppo grosso, non mi piace molto, quindi vado a tamponarlo e lo rifacciamo. Quando succede, appunto, tamponate al volo e siete a posto. Ho un po' di acqua sul pennello. Ok, è un bel taglione. Ovviamente quando è asciutto va a stemperarsi ancora, io quasi quasi lo stempero ancora un po'. Quindi fate bene la punta del pennello e cercate di praticare praticamente un taglio a fianco a quello scuro, quindi col colore chiaro accanto a quello scuro, in questo modo. Ok, vedete che si crea questo effetto che da vicino ancora non sembra proprio completamente un taglio. Quando allontanate la miniatura, l'effetto è proprio quello di un taglio. Ovviamente poi tutti questi segni molto forti che stiamo facendo in questo momento, come anche questo per esempio, guardate, allora vediamo se, ok, perfetto, lo vedete? Vedete che con qualcosa di sottile a fianco si crea proprio quest'idea del taglio. Ora, nel momento in cui voi andate a coprire tutto con lo streaking grime, non si vedranno più in modo così acceso, e questo è quello che vogliamo in assoluto. Quindi ora vado a terminare i tagli in questo modo qua. Qui ce n'è un altro che, se vi ricordate, era fatto così,
poi ne abbiamo uno qui, ne abbiamo uno qui, vediamo se lo vedete, sì, perfetto. Ok, poi dove li abbiamo? Abbiamo fatto uno qua, l'abbiamo messo, uno qui, fantastico questo, poi un altro qui sopra, si potrebbe fare qui, perfetto, altri in giro, un altro qua, eccolo qui, ecco qui sto usando per esempio il numero 2 della Evil Eyes, che se non sbaglio è il Blade, e sta funzionando veramente bene, la punta regge e quindi riesco a dargli veramente un buon giro, diciamo, vedete che la punta resta bella potente, ma provo a aumentare a 3, anzi a 2, così me lo avvicino un po', che comincio a non vederci più, ragazzi, per bene da vicino, quindi o uso una lente o uso direttamente l'iPhone come se fosse la lente. Allora, ecco qua, ecco qua. Allora, adesso che abbiamo finito, dovrebbero essere tutti quanti i tagli, mi sembra di sì, che ovviamente poi bisogna incontrarsi dove li avete fatti. Ok, eccoli qua. Adesso questa è un'altra parte, diciamo, del weathering base per preparare la miniatura a una copertura violeta, però vedete già che sta venendo praticamente molto più invecchiato rispetto a com'era praticamente l'inizio, no? della miniatura. Già vedete questa parte dove c'è anche il volto che è più scurito appunto dal marrone, non si vede più la tipica faccia del Terminator perché gli manca proprio il bianco. Se vogliamo quello si può andare a fare, quindi cosa facciamo? Ci prendiamo il nostro bianco, che potrebbe essere il matte white, per esempio appunto dei sempre Fanatic, ma in questo caso Air, perché il matte white Air è sempre molto liquido, quindi me lo vado a prendere quasi come un inchiostro molto anacquato, e quindi vado per esempio a farmi la testa del Terminator senza praticamente avere, mettiamo un po' indietro e vediamo un pochino se avvicinandomi vedo bene. E niente, gli diamo un colpettino di bianco qui, dove si va a riprendere in mano, diciamo, l'espressione del Terminator, ok? Ora lo vedete, e infatti è già tornato a essere se stesso. Vado a rimpicciolire leggermente i buchi che si sono fatti, dando dei colpi di luce, magari qui do un colpettino, magari qui un altro colpettino. Ora ricordatevi, cosa molto importante, che in questo caso, anche se voi accendete molto la miniatura con questi colori molto vivi, un po' a candito, che io per esempio detesto completamente, quindi io sono proprio uno che non utilizza questo tipo di sfumature per fare gli ultramarini, mi vengono molto più scuri di solito, ma grazie al fatto che dobbiamo pesantemente invecchiarlo, ben venga che lo facciamo col weathering di questo tipo. E quindi andiamo a prenderci lo Streaking Grime. Lo Streaking Grime è sempre il solito nostro amico, che praticamente andiamo a mettere, in questo caso non userò un Evil Eyes perché non voglio rovinarmi i pennelli nuovi che mi stanno piacendo, e vado a utilizzare uno di quelli un po' più vecchi, ok? Mi prendo il mio Streaking Grime. A questo punto, siccome non ho messo molto di White Spirit di qua, vado a mettermi lo Streaking Grime di qua, e il White Spirit lo prendo e lo metto di qua, in modo tale che decido io quanto dosare praticamente già fin dall'inizio il tipo di copertura che andiamo a fare. Allora, partiamo con un po' di acqua sul pennello, che fa sempre comodo. Ok, andiamo a pulire la punta perché l'ultima volta ci ho messo il gel su questo pennellaccio terribile, e andiamo a fare questa cosa. Però siccome non mi fido del lasciare qua il dry brush così, vado a tamponare i colori in modo tale che non mi sporco dopo, non sporco lo Space Marine, eccetera eccetera. E siamo in bolla. Adesso che possiamo partire, mi metto via il mio Evil Eyes
E partiamo con lo Streaking Grime. Prendo del White Spirit, lo metto all'interno del bacinello con lo Streaking Grime e comincio a ricoprire la miniatura completamente di Streaking Grime. Non ho ancora messo la decalcomania, lo faremo adesso, non vi preoccupate, poi rimettiamo lo Streaking Grime sopra la decalcomania in modo tale che si veda l'effetto appunto invecchiamento anche sulla decalcomania, e quindi non vi preoccupate, solo che ora voglio andare veloce per farvi vedere praticamente proprio la base di questo tutorial, che è appunto ricoprirlo di Streaking Grime per dargli subito quell'effetto invecchiamento che vogliamo tantissimo sul nostro Terminator. E andiamo a prendere tutte le parti, compreso anche tutte le parti nere, tutte le parti metalliche, veramente qua va completamente ricoperto, perché si presume che sia una sorta di terra che nel tempo ha fatto polvere e lo ha completamente ricoperto nei combattimenti, ok? E andiamo a ricoprire più che possiamo la miniatura. Vedo che già comincia a diluire tantissimo, quindi vado a riprendermi solo lo Streaking Grime puro, ed ecco qua che abbiamo coperto il nostro Terminator. Ora lo lasciamo leggermente asciugare. Ci sono due cose da sapere con lo Streaking Grime, specialmente sulle miniature: la tecnica della riduzione, che va a prendere praticamente da bagnato, come lo vedete ora, andate con il tampone asciutto, e vedete che se faccio questa cosa qua, in un attimo vado a levare praticamente lo Streaking Grime e vado a dare di nuovo la parvenza di pulito dove vado a levare, e questa volta vado a prendermi gli spigoli sicuramente, e vedete qua tutte le parti spigolose. Con la riduzione levo bene, perché ovviamente lo Streaking Grime è ancora bagnato e quindi viene assorbito dal cotton fioc. Vediamo se siamo a fuoco. Ok, vado a invecchiare anche qui e levo Streaking Grime dove posso. Allora, c'è chi poi ovviamente leva i peli, per esempio, che lascia il cotton fioc. A me fanno un po' idea di Grimdark, sinceramente. C'è anche un ragazzo molto bravo online che potete andare a cercare, che si chiama Grimdark Compendium, e lui veramente è fantastico con questa tecnica dei peli, mette veramente i capelli finti alle miniature praticamente, e ha questa cosa con il Streaking Grime di lasciare praticamente i peli sulla miniatura. Vedete che si sta delineando. Ora ovviamente il nostro Terminator dobbiamo andare a pulirlo parecchio qui, e poi se volete potete andare a questo punto prendere il vostro White Spirit con il cotton fioc e andate proprio a rimuovere tamponando con l'alcol. A questo punto non è più riduzione, ma state proprio levando lo Streaking Grime con l'alcol. La cosa bella dell'alcol è che si apre, si espande di colpo e fa questo effetto incredibile che vedete praticamente durante proprio la lavorazione. Su certi punti vedete proprio che l'alcol va a spandere praticamente lontano da dove voi avete fatto passare il cotton fioc, fa proprio passare, espande, scusatemi, lo Streaking Grime stesso. Andate a prendervi quelle parti che dovrebbero essere più luminose e ci siete più o meno. Quando è praticamente asciutto avete praticamente una miniatura che è già invecchiata a pennello. Adesso andiamo a mettergli la decalcomania, rimettiamo lo Streaking Grime sopra e continuiamo a fare questo lavoro di invecchiamento. A tra poco. Per la decalcomania serve un po' di acqua che andate a mettervi in una bacinella, oppure usate quella che state usando per il colore. Io la aggiungo qua, guardate, e ce l'ho sotto controllo. Fatto questo, praticamente con delle pinzette voi prendete un lato che possibilmente vi lasciate un po' più, diciamo, spaziato, vi lasciate un pochino di diciamo spazio qui, e guardate, lo mettete in acqua e la lasciate in acqua. Adesso mi sta un po' sfuggendo perché non stringe veramente bene la pinzetta.
Queste pinzette qua per esempio le ho prese a Greenstuff, però le trovate veramente su Amazon a pochissimo, possono essere pinzette proprio da modellismo, ce ne sono di solito in kit da 2 o 3 diverse, facili proprio da trovare, e costano anche il giusto. Allora, poi con il dito cercate di vedere se si sposta la decalcomania, se non si sposta è troppo presto, non calcate troppo altrimenti la spezzate, lasciate pure che vada a fare il suo mestiere l'acqua, e dopodiché quando finalmente si muove prendete la miniatura, eccola qui, e semplicemente fate in modo con magari il pollice, con il dito, che la decalcomania vada sullo spallaccio. Una volta che è sullo spallaccio, con il pennello bagnato potete cominciare a modellarne, diciamo, la posizione. È già venuta abbastanza bene in questo caso, vediamo un pochino. Dalle altre vedete, mentre lo faccio si sta prendendo lo streaking grime e si sta già spostando praticamente lo sporco sopra la U. Adesso che è messa aspettiamo che indurisca, ma non ci fermiamo qui. Se ce l'avete usatelo, si chiama Decal Fixer, potete anche usare praticamente un liquido che riesce ad ammorbidire la decalcomania, molto utile se lo spallaccio è per esempio quello dell'Ultramarine più piccolo, perché la U tenderà a fare una piega in mezzo. C'è chi la taglia per esempio, in questo caso se voi la ammorbidite lei si va ad adattare praticamente sulla curva. Poi dopodiché cosa fate? Vi prendete una gocciolina di questo Decal Fixer che io ho preso da Greenstuff per esempio, ma si trova ovviamente di molte marche. Tutte queste cose le potete trovare tranquillamente sul sito di Ars Manufactoria, quindi senza che andate a ordinare direttamente alla fonte che pagate un botto di spese di spedizione. Ora sto bucando in questo caso perché è un po' secco, quindi vado a bucare qui. E niente, praticamente la parte più, diciamo, complicata è reperire il colore lì per lì senza troppe spese di spedizione. In questo caso con Ars Manufactoria ve la cavate bene anche perché avete lo sconto, no? Il Decal Fixer si mette semplicemente sopra la decalcomania e sui lati, tamponate un pochino, non esagerate perché si sta spostando, vedete. Allora nel frattempo provate a rimetterla in posizione e approfittate per capire dove volete esattamente la decalcomania. Dopodiché, stando praticamente il Decal Fixer sopra la decalcomania, andrà a indurire tutta la zona e dopo potremo addirittura grattarla, per esempio con un taglierino per romperla, che sembrerà fatta di plastica. E quindi adesso non ci resta altro che aspettare che si asciughi il Decal Fixer e abbiamo praticamente la nostra spallina con la U degli Ultramarine. C'è chi ovviamente farà qualcosa che sulla ginocchiera sotto, lo faremo non su questo Terminator ma su un altro, ma già vedete che rispetto a come abbiamo cominciato la puntata siamo già completamente proprio su un'altra linea, no? Completamente invecchiato e già bello da vedere così com'è. Ci sarà poco da fare di più perché il metallo si è tutto quanto quasi arrugginito. Nel frattempo pensiamo, mentre si asciuga la nostra decalcomania, diciamo, alle finiture di wash nero. Quindi prendiamo un Null Oil, classico proprio Null Oil, andiamo a prenderci un pennello per fare le lavature e cerchiamo di prenderlo, diciamo, abbastanza capiente come serbatoio ma a punta. Quindi io mi vado a prendere un Heavy Lies numero 6, che è questo, che ha questo tipo di punta qua. Mi vado a prendere il Null Oil, che in questo caso adesso prendo l'acqua, la metto nel barattolino così sono libero e vado nel pot in questo modo, così non vado a spandere praticamente, e vado a cercare di creare contrasto nelle aree dove mi interessa appunto averlo, per esempio all'interno degli scarponi come questo, no? Dentro qui andate a mettere il Null Oil e create un po' di contrasto. A questo punto tutte le fessure, tutte le parti dove volete che si indurisca un po', cioè che si contrasti proprio la miniatura, andate a esagerare con l'Un Oil
e lui vi farà risaltare quel punto. Ovviamente se iniziate lo scarpone ormai andate avanti, per esempio qui sotto, e poi si va avanti così. Quindi adesso finisco di fare questa cosa, cioè di mettere appunto il nero, e vi ricordo che soprattutto per il blu la giusta sfumatura, la giusta wash, diciamo, non sfumatura, quindi l'ombra, diciamo che è il nero, ok? Se invece siete su colori caldi come il rosso sarebbe il marrone, ok? Però qui abbiamo già usato anche lo streaking, quindi è perfetto. Nel frattempo guardate che bello che sta venendo lo spallaccio tutto sfumato, ma con questa patina un po' marroncina dello streaking line, che secondo me fa proprio invecchiato in stile diciamo seconda guerra mondiale proprio, e comunque trasandato, vissuto, che è una cosa che a me piace un sacco. Andiamo avanti sotto questo aspetto, quindi mettiamo il nostro Nun Oil e ci vediamo quando ho finito. A tra poco. Mentre si asciuga il tutto, mi prendo un Weaver Fury e un Pure Red per fare praticamente i sigilli delle pergamene. Me li sono già messi sulla mia, diciamo, wet palette. Mi vado a prendere il numero 2 che stavo usando prima di pennello, in modo tale che ho abbastanza, diciamo, controllo perché è picciolino, e andiamo praticamente a fare i sigilli delle pergamene. Quindi prendiamo il rosso più scuro e andiamo a colorare vivo il sigillo, ok? Adesso io mi levo gli occhiali e vi faccio vedere con calma. Ecco qui, vado a prendere proprio il sigillo e gli do una base di rosso abbastanza scuro, tanto poi torneremo sopra come sempre anche qui con il nostro streaking grime, e potremmo usare per esempio delle lavature marroni, no? Anche qui. Quindi ovviamente questi passaggi che adesso io sto vedendo ora perché sto guardando la miniatura e andando a braccio vedo dove andare a modificare, sapete che li potete fare volendo prima, ok? Quindi ovviamente se fate tutta la base prima e non vi dimenticate nessun passaggio, ben venga, perché praticamente avete già tutto con il Devlan Mud, oppure in questo caso lo streaking grime sopra, che è perfetto, no? Mi prendo poi direttamente un bel rosso acceso e vado a dargli praticamente una luce, diciamo, a mezzaluna. Ecco qua, quindi su questo lato illumino e su questo lato illumino. Voilà. Una volta fatto questo, andiamo a prenderci una gocciolina, in questo caso di Bright Matter Beige, può essere anche il Bleached Bone classico. Questo qui mi piace perché ha una, diciamo, consistenza di colore particolare, più che consistenza, diciamo, la tonalità, a dirla proprio giusta, è praticamente leggermente sul giallognolo, ok? Ma tanto poi quando andate a praticamente invecchiarlo e dopo andate a fare, diciamo, anzi prima, le luci in bianco, diciamo che più o meno siamo vicini al Bleached Bone. Guardate, è anche più acceso probabilmente, ma vi ricordo che in questo caso restare accesi conviene, perché se dopo passate sopra con lo streaking grime andrà e tenderà a, diciamo, asciugare tutto e rendere tutto satinato. Quindi va bene anche se accendete un pochino la miniatura, perché ne andate a spegnere poi. Allora, eccolo qua, e questo sigillo di purezza lo abbiamo fatto, l'altro sta di qua. Siate abbastanza gentili e sottili. Se vedete che il bianco non prende bene, lasciate asciugare e date una seconda mano in modo tale che venga fuori, diciamo, il colore che volete voi, no? Senza esagerare troppo, che se lo fate in un passaggio solo
la miniatura ha il colore che si asciuga e non è bello come quando è steso per bene. Ecco qua. Ok, e anche di qua. Abbiamo Mirtillo che nel frattempo sta iniziando a miagolare perché vuole mangiare, e quindi noi abbiamo i nostri cicli di purezza, sono perfetti in questo momento, quindi li lasciamo così e andiamo a fare pausa lasciando asciugare tutto e dandolo a mangiare al gattaccio. Un passaggio importante, anche se molto semplice, è mettere praticamente la terra per la basetta. Io uso la Grellan Badland, ovviamente vi scegliete la vostra base texturizzata praticamente e andate a stenderla intorno ai piedi. Io affogo proprio i piedi dentro come se fossero nel fango, in modo tale che vada proprio a sembrare che stanno proprio entrando dentro il fango. Ecco qua. Poi perché è importante in realtà questo passaggio? Perché state facendo asciugare tutto il resto, quindi non dovete toccare in questo momento la miniatura più di tanto, e il vantaggio è che questo Grellan ci metterà veramente quasi un giorno intero ad asciugare, quindi man mano che lavoriamo, e ovviamente vi conviene utilizzare in questo caso un holder per poterlo mantenere, per poter mantenere la miniatura, perché altrimenti andate a toccare continuamente la Grellan che si sta asciugando. Lo fate asciugare, attaccatelo anche agli stivali, andate in giro per tutta quanta la basetta per, appunto, per esempio qui c'è uno scheletro che dopo andremo a tirare fuori di nuovo un pochino, quindi lo lasciamo leggermente fuori. Anche se toccate appunto gli stivali e tutto, è meglio i gambali, perché proprio in questo caso stiamo invecchiando la miniatura che deve sembrare proprio immersa in una battaglia, e quindi ci vuole un po', insomma, un po' di fango ci vuole. Andate a prendervi appunto tutto il tempo che serve per fare questa parte qui, che poi sarà fatto e non vi basta, non dovete fare altro che sostanzialmente lasciarla lì e lasciarla asciugare. Una volta che sarà asciutta ci prenderemo la miniatura in mano di nuovo e andremo a vedere come per esempio invecchiare, dry brushare la base. Ok, per ora ci siamo, quindi questa è la basetta base, diciamo basetta base un po' particolare, ma per il mio Terminator e per gli altri, perché è la stessa che sto usando con, diciamo, tutto l'esercito degli Ultramarine, e andiamo ad aspettare che si asciughi per continuare nel frattempo la miniatura. Proveremo anche ad accendere, diciamo, i reattori dietro con degli inchiostri rossi piuttosto che arancioni, e in questo caso seguendo il tutorial del miniaturista, che su questo la sa sempre lunga più di tutti. Ci vediamo tra poco. Ragazzi, si è asciugata. Nel frattempo che si asciugava io ne ho fatto qualche ritocchino che vi racconto subito, molto semplice, quindi non vi preoccupate. Allora, la prima cosa è che ho usato un altro streaking grime che si chiama Rust, ed è praticamente, come vedete, leggermente più caldo di colore, è un marrone, diciamo, ruggine, che quindi ha dato praticamente solo negli interni che vedete qui, piuttosto che qui, vedete che ha dato un po' di rosso, diciamo, per stare intorno, praticamente dare un po' di sporcizia in più sulle gambe. Poi ho fatto con questo strumentoforo che è della Green Stuff World, praticamente ve l'avevo già fatto vedere, quando voi aprite e girate sotto tira fuori praticamente una lana di metallo. Con quella lana di metallo ho fatto dei graffi che vedete esattamente qua, per esempio proprio sul suo, diciamo, maglio e anche sul i gambali, vedete sotto. Praticamente vi farò vedere poi prestissimo il tutorial per dare le basi a questo Terminator, molto semplice. Praticamente è un bianco, diciamo, sopra il nero, solo che non è zenitale ma è volumetrico, e quindi fa questo effetto, vedete, scuro, chiaro e scuro di nuovo, quindi va a calcolare dove la luce colpisce il materiale e poi nelle altre parti va a fare le luci praticamente opposte in base alla rifrazione del materiale stesso, no? E quindi praticamente nei recessi ho messo un po' di quel rust e ho fatto questi graffi in giro. Ovviamente è a gusto, quindi non preoccupatevi, ognuno fa quello che gli piace. Ho cercato di sporcare e graffiare un altro po' anche
la U appunto degli Ultramarine, e adesso dobbiamo andare avanti. Quello che farei ora è usare la mitica Rust. La Rust è questa meravigliosa ruggine, effetto ruggine della Smooth Finish, diciamo che è ad acqua, che serve per gli effetti speciali nel cinema. Ne ho fatto già diverse recensioni e ne ho parlato veramente tanto, quindi andate pure a cercare nei tutorial, nelle recensioni, e scoprirete quanto è fantastica. Ma ve la faccio vedere subito. In sostanza si mescola come tutto il resto, e questa volta abbiamo praticamente anche la pallina dentro, ed è completamente ad acqua, asciuga veramente veloce. Quindi quello che dobbiamo fare ora è prendere un pennello sintetico. Mi raccomando, non usate la Martora in questo caso, perché è parecchio aggressivo come colore, e andiamo a mettere l'effetto ruggine sempre sui gambali in fondo. Vediamo un pochino adesso se riusciamo senza occhiali e vediamo subito l'effetto ruggine che fa, e andiamo a metterlo proprio in questi punti all'interno dei gambali e qui intorno. Questo è una parte del rust, cioè scusatemi, del weathering, che è veramente pesante. Quindi se ve la sentite lo fate, se non ve la sentite non fatelo, perché è veramente pesante, perché va ad arrugginire praticamente le parti. A me piace veramente tanto e ormai non riesco quasi più a farne a meno quando dipingo, perché mi piace proprio questo effetto invecchiamento veramente brutale che va a fare. Vado a metterlo all'interno qui, ovviamente dove sporca, pazienza. Questo ok, è un pezzo di terra che non ci interessa, però vedete, anche se raccogliete per sbaglio pezzi di terra, andate a metterli in giro, fanno proprio questo effetto materico che ci serve, no? Poi qui adesso andremo a accendere praticamente i reattori sul retro, quindi non vado a fare granché. Vado a mettere la ruggine per esempio sui tubi neri, che invece di essere dry brushati, quindi nel finale, saranno arrugginiti. Basta fare così, ricoprirlo, e vedete che effetto meraviglioso che fa alla fine. E qua stessa cosa. Questo è veramente l'inizio del pesante grimdark, ok? Perché qui veramente bisogna avere il gusto di farlo, nel senso che non dovrebbero nemmeno essere così probabilmente rovinati gli Space Marine, no? Però mi dà quest'idea invece che in un futuro così lontano, dove è tutto scassato e distrutto, ci sia proprio una usura devastante di tutto quanto quello che è il loro equipaggiamento, e quindi insomma alla fine mi incoraggia abbastanza questa cosa. Qui vedete che ne ho messo un po' fuori, non mi piace, quindi vado a levarlo, e quindi posso andare a utilizzare il rust dove mi piace, in sostanza, senza esagerare, però qua a piacimento veramente. Qui siamo proprio nel mondo del de gustibus, e quindi fate tutto quello che vi viene voglia di fare, ok? Per esempio qui dentro si potrebbe fare qualcosa, qui magari potrei mettere un pochino qua sul lato, anche qui potrei metterne un po', magari l'interno del guanto, e magari anche sulle dita, ma solamente nelle giunture, e vado a levarlo dove non lo voglio vedere troppo. Quindi sempre a portata di mano un cotton fioc, così andate a levarlo dai punti che non volete che vada a farsi proprio l'effetto ruggine, no? E poi si insiste dove volete insistere. Ci siamo abbastanza. Nel frattempo sta cominciando già a fare il suo effetto, come vedete qua sotto è già diventato ferruginoso proprio, e fa proprio questo effetto incredibile di arancione. Guardate davanti come sta diventando, proprio completamente invecchiato, no? Questo è un weathering veramente pesante, che rende il vostro Terminator
super vissuto, ok? Da qui in poi sono praticamente particolari che dobbiamo vedere, e non ci serve granché altro, quindi diciamo che più o meno quando volete fare un battle ready, e qui siamo già ben oltre il battle ready, avete veramente un Terminator di tutto rispetto, che è super, vedete, invecchiato e dilaniato. Quindi adesso, mentre asciugano tutte queste parti, io andrei ad accendere i reattori qua dietro, un pochino come ci insegna il miniaturista. Vi faccio vedere che cosa fa fare lui per arrivare ad accendere un pochino, diciamo, il reattore esterno dietro. È una cosa molto bella secondo me, perché accende un particolare in mezzo a tutto questo, in mezzo a questa sporcizia, a questo disastro che vedete, si accende, e quindi secondo me è molto carino. Per esempio, altra cosa da dire: se non volete in certi punti, il pennello bagnato va a rimuovere la ruggine, e quindi se non voglio in certi punti la ruggine, sufficiente che vada con l'acqua, siccome è un colore d'acqua si leva tranquillamente, e questo è un grandissimo vantaggio, vedete, perché in un attimo ho risolto un problema, tipo che qui ce n'è troppo, allora io vado leggermente a levarlo e lo lascio nelle incrostazioni dove mi interessa. Però gli scarponi sono belli così, mi piace moltissimo la ruggine là sotto, anche perché poi dopo andremo con i pigmenti, quindi anche tutto il terreno sarà in, diciamo, sintonia con la miniatura. Quindi adesso non facciamo altro che aspettare un attimino che si asciughi questa ruggine, mentre iniziamo a fare i reattori indietro, esterni, diciamo, sul retro del Terminator. A tra poco. Ecco cosa dobbiamo fare ora. Prendete una cosa del genere oppure la wet palette, perché dobbiamo annacquare molto i colori in questa sequenza, e andiamo praticamente a cercarci un rosso molto scuro, in questo caso, che sarà praticamente la base del reattore. Quindi veramente una velatura che faremo, una sorta di wash al contrario, una lavatura che facciamo praticamente sul l'interno di tutta la grata. Quindi prendiamo parecchia acqua, ok, e questa deve essere pulita l'acqua ovviamente, e io vado a prenderla così. Fate in modo che quest'acqua si sporchi del colore, eccolo qui, e quando avete proprio un wash molto leggero, che quindi farà proprio una velatura, andate a metterlo su tutto quanto l'interno della grata. Lasciate che cada, ovviamente se ce n'è troppo levate, e che vada all'interno di tutta la grata. In questo modo qua, ve lo faccio vedere più da vicino, eccolo qui. Come tutte le lavature, se voi asciugate il pennello e rimettete il pennello, lui va a riprendersi praticamente tutto, quindi andate a mettere il colore e lasciarlo leggermente lì, lasciate che si asciughi, ok? E fate in modo che ci sia, diciamo, un rossore di questo genere. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare, leggermente posso levarlo, ok? Lasciamo che si asciughi un po', perché andiamo poi con il secondo rosso. Il secondo rosso è ovviamente un rosso più acceso, io sto usando proprio il Pure Red della nuova Fanatic Army Painter, quindi questo qui, e vado a metterlo sempre sul reattore, mi metto a fuoco la miniatura, eccola qui, e vado ad appoggiare praticamente all'interno e lo lascio lì. Adesso questo devo lasciarlo asciugare per forza, perché si deve proprio depositare e praticamente incrostare, in modo tale che vada a diciamo levarci un pochino dalla grata. Chiaro, qui forse ce n'è un po' troppo, posso riprenderlo, ma così va abbastanza bene, e lo lasciamo in questo modo qua, così si accende. Diciamo, nel frattempo che aspettate che si asciuga, preparate un fluo arancione. A tra poco. Ora, mentre aspettiamo che si asciughi, mi viene in mente che mancano ancora le giunture, per esempio come questa qui, che possiamo fare di nero. Siccome il nero ha spesso anche nei fumetti delle luci bluastre, la cosa migliore che possiamo fare con un pennello, diciamo, sintetico, e qui sto usando un nuovo Evil Eyes, in realtà ho sempre solo usato gli Evil Eyes per fare questa miniatura,
vado a mettere il nero praticamente sulle giunture interne e lo faccio con un contrast in modo tale che sia sempre abbastanza liquido da farmi quasi una sorta di lavatura wash, che però mi va, come vedete, a completare, diciamo, la miniatura, dandomi già probabilmente, quando si andrà ad asciugare, delle luci bluastre. Se non dovesse farlo, abbiamo sempre il dry brush dalla nostra parte, o possiamo fare dei colpi di highlight, però già così lasciamo che si asciughi il contrast e vediamo che effetto va a fare. Qua sotto non serve perché è il pezzo di questa parte qua, dico, non serve farla perché è il pezzo di plastacciaio, quindi andiamo a completare la parte nera, eccola qua. E poi bisogna fare l'interno delle gambe lì, e quindi andiamo a prendere altro colore. Cercate di non sporcare il collo del pennello, quindi di fare una cosa di questo genere, ok? E andiamo a farlo anche nelle zone dei recessi. Allora io lo metto a 2 così me lo avvicino un pochino, vediamo se è fattibile, anche a 1 a questo punto, e vediamo se è fattibile farvi vedere cosa sto facendo. Praticamente con la punta tiro indietro, dopodiché mi giro la miniatura e vado a spingere il nero nei recessi. Se vedete che fa qualcosa che non vi piace, cioè che sta andando in giro dove non deve andare, non vi preoccupate, è un contrast, quindi basta prendere acqua e levarlo dalle zone che non vi piacciono. Chiaramente cercate di non portarlo troppo in giro, anche se al massimo diventa una sorta di null oil molto più rigido, diciamo grossetto, ma insomma si risolve il problema, non vi preoccupate. Andiamo in giro a vedere se mancano altri pezzi. In effetti ci potrebbe essere questo qui interno, e a questo punto vediamo di là, ma non si vede nulla che meriti, e poi possiamo andare a fare per esempio delle piccole ombre sul nero della sua arma, ma senza esagerare, perché giustamente poi sembrerebbe di nuovo nuova e non invecchiata, quindi occhio a non coprire troppo, diciamo, le parti invecchiate. Potete fare delle piccole ombre del genere che quando si asciugano fanno riconoscere un pochino le parti più interne in ombra. Ok, questo puntino e questo qui. Direi che qui siamo a posto, dopo lì faremo un'altra cosa, e anche col contrast nero siamo in bolla. Quindi fatto questa parte qua, poi vediamo cosa succede. Vale che vada, faremo un po' di dry brush per andare, diciamo, a invecchiare un pochino quel nero, no? Ma vedete che con pigmenti, questo e quell'altro, servirà anche il giusto. Ora andiamo a vedere se riusciamo a mettere il fluo arancione, che a questo punto abbiamo fatto tutto quanto rosso scuro, tutto quanto lavato più red, quindi un red molto forte che è andato, come vedete, per forza di gravità verso il fondo, dove sarà acceso di più il reattore, e quindi va benissimo così come sta andando. Lo lasciate lì, lasciate che la parte rossa a fuoco si depositi negli angoli e alla base. Qui andremo a mettere da metà verso il basso, anche quasi 3/4, solo 1/4 quindi di fluo sulla base, per accendere ancora di più. A tra poco. Qua ho messo una goccia di fluo, il colore è un Air Safety Orange, proprio fluo della Warpaints, e lo preferisco perché è già molto anacquato, e comunque ho aggiunto 1 di acqua, quindi non è totalmente anacquato come quelli di prima, ma c'è una bella aggiunta di acqua. E vado a mettere il fluo nella parte inferiore. Per capillarità, come vedete, sale da solo, lasciate che salga e lasciate asciugare anche questa parte, ma comunque già qui notate l'effetto che fa, cioè in una miniatura che è completamente scurita e rovinata, quando si gira c'è questa botta praticamente di vita
che danno i reattori accesi e dà proprio il senso di calore, no? Però aspettiamo che si asciughi per dare l'ultimo colpo di fluo non annacquato, diciamo, solo proprio sulla base, in modo tale che vada proprio ad accendere tantissimo questa colorazione, un pochino come quando andiamo a fare le armi al plasma. Ci vediamo quando è veramente asciutta. Ragazzi, allora è abbastanza asciutto, adesso io metto un altro e ultimo strato di fluo che faccio in modo vada solamente alla base. Eccolo qua. A questo punto, con il fluo definitivamente messo qui, abbiamo raggiunto il nostro scopo, sembrerà abbastanza acceso, e a questo punto andiamo a fare il rosso sulle parti che possono essere illuminate. Quindi guarda, cercarmi un rosso che potrebbe essere per esempio un contrast ball red, anche se ho visto che per esempio nel tutorial il miniaturista usa per esempio dei rossi più scuri, quindi il primo rosso che ha fatto scurisce abbastanza, ma questo è abbastanza scuro e possiamo, diciamo, con una puntina di questo, quindi proprio vedete una punta, andiamo a fare praticamente un piccolo, scusatemi, eccolo qua, un piccolo alone qui sopra, perché si presume che questa parte qua rimanga illuminata, quindi anche questa parte qua e anche qui, e praticamente abbiamo simulato il rosso che si rifrange, magari qui anche meno, il rosso, la luce diciamo del rosso che va a rifrangersi qui. Poi quello che mi serve è fare invece la lente qui. Anche qui all'interno cerchiamo di mettere il rosso scuro che farà da alone per la luce che andremo a mettere dopo. Non occorre che sia tanto, ok? Qui cosa facciamo? Andiamo a fare praticamente un piccolo puntino bianco, ok? E anzi, vi dirò di più, si potrebbe tranquillamente fare proprio con il contrast. Andiamo a fare tutta la base della lente rossa contrastata, quindi così. Il contrast andrà a fare il suo mestiere, tra le altre su base nera si vedrà subito, sia qui che qui, e lasciamo che si asciughi. Una volta che si è asciutto andiamo a fare una piccola mezzaluna sulla parte in basso a sinistra e andiamo col fluo, e poi dall'altra parte mettiamo un puntino bianco, cioè sulla parte più scura che rimane in alto mettiamo un puntino bianco che ci aiuta a far vedere il riflesso della lente. Stessa cosa vale adesso per gli occhi. Gli occhi in questo momento, insomma, magari questo è un po' grandino, andiamo a prendere un pennello un po' più utile diciamo al momento, e è questo qui sicuramente, che è un 2 della Heavy Lies. Vado a prendermi la punta di fluo arancione e vado a farmi, diciamo, la punta dell'occhio qua in alto. Vedete che l'avevo già fatta ma si vede poco. Con il fluo si accende di più. Ecco qua, basta poco anche qui. Non so se avete visto, perché dalle altre sto cercando di vedere io. Vedete che adesso si è acceso di più l'occhio. Ecco qua, sono piccoli particolari che aiutano a far vedere, diciamo, un po' di più nel dettaglio le parti più illuminate, ma a me piace abbastanza, diciamo, spento e scurito. È bella questa idea dietro, secondo me, proprio del riflesso, no? Di questo calore che ci può essere. Questo mi piace abbastanza. Per il resto, insomma, mi piace che sia abbastanza rovinata. Adesso io andrei a fare un dry brush leggero con determinate colori
che possono essere uno l'oro o il bronzo per quanto riguarda praticamente le aquile. Scusatemi, ho mosso un pochino la telecamera. Vado a prendermi un po' di metallo e col metallo, diciamo, vado, in questo caso l'oro è un Warpaints Greedy Gold, ok, quindi è un oro abbastanza importante, quindi non esagerate col Greedy Gold, e andiamo a fare praticamente qualche toccatura col pennello piccolo sulle aquile per renderle un po' più in luce. Non vado a mettere tanta acqua, è già abbastanza mescolato e i nuovi colori Warpaints sono molto diversi dai vecchi, questi sono veramente fatti bene e non hanno bisogno di tantissimi accorgimenti, e vado a illuminarmi un pochino l'aquila, ok? Quindi faccio delle toccature, non dappertutto, sulle punte per esempio delle ali, in modo tale che riprendiamo un pochino il disegno, ma senza esagerare. Praticamente il mood di questo tipo di pittura e decorazione, diciamo, è che devono sembrare rovinatissimi, e quindi non vado a esagerare con le luci. Vedete, faccio una cosa del genere che fa la sua scena, ma non va ad esagerare, diciamo, sul le luminosità, perché ormai tutta la miniatura è abbastanza spenta. Me la vado a prendere in certe zone, vedete, accendo l'oro in certi punti dove magari è rimasto un blu, sono andato prima a grattare per esempio, quindi posso recuperare questi punti, eccoli qua, e quindi poi anche questi punti qua nello spallaccio per esempio. Ecco qua, vedete, poco poco in giro qualche puntino ogni tanto che va a illuminare dei punti precisi. Quando poi lo guardate, vedete, avete questo effetto che in qualche punto sembra di più, in qualche punto sembra meno, e vi dà questo effetto un po' luminoso che sembra comunque sempre rovinato. Stessa cosa andrò a farla qui sull'aquila. Ovviamente questa è la prima volta che vado a dipingerla, quindi qui dipingerò un po' di più, ma senza andare a prendere tutto, in modo tale che anche qui ci sia l'effetto del nero sotto che rimane, ok? E ragazzi, ormai il mood è questo. Da qui in poi diciamo che è un po' a piacere, no? Nel senso che potete fare un po' quello che volete. Per esempio, si potete fare di metallo questa parte qua e questa parte qua dell'impugnatura, ok? Abbiamo per esempio questo punto qui che è già abbastanza a posto, quindi prendiamo un grande sul rosso di prima, vi ricordate che era un contrasto al verde, andiamo a prenderci il nostro plug, sempre Warpaints, e vado a fare il dettaglio della luna, diciamo, sulla e vado a farlo qua sotto. Senza esagerare, puntini che aiutano a far sembrare dopo luminoso. Ovviamente all'ultimo in basso metteremo un po' di arancione fluo e poi dalla parte opposta mettiamo un puntino bianco in modo tale che sembri illuminato. Il rosso leggero che abbiamo messo lì farà sembrare un po' di alone della rifrazione della luce. Abbiamo la stessa rifrazione anche lì. Possiamo prendere per esempio già un white, vediamo se lo trovo perché ce l'ho da qualche parte, eccolo qui. Questo qui è un white matte che però è sempre tappo dorato della Army Painter e quindi praticamente è un air e quindi è già parecchio anacquato. Me lo metto qui, sempre goccioline perché tanto stiamo facendo dei puntini, quindi insomma non ci serve tanto colore. Andate a prendere la punta, sporcate proprio la punta del pennello, ok, e andate a fare delle luci in cima all'occhio qui,
Se riuscite 2, siate leggeri, mi raccomando, e avete fatto. Allora, vado a levarmi questo piccolo pezzettino, ok, non voglio che si confonda con l'occhio lì, quindi va bene così. Vedete come si illumina? E questo insomma aiuta un bel po'. E poi andiamo a prenderci il nostro fluo, andiamo a fare il puntino fluo sulla parte più in basso, ecco, meno male che non l'avevo preso perché mi è scivolata la miniatura. Allora, qui e qui. Ok, ora vedete che fa un po' l'effetto lente illuminata. Prendiamo il bianco e facciamo un puntino nel lato opposto. Mi raccomando, sfiorate piuttosto più volte fino a quando non vedete che lasciate il puntino, in modo tale che non fate proprio un pettone gigante. Puntino dalla parte opposta. Vedete? E anche qui. Allora, queste sono le parti che magari richiedono più pratica, perché la mano deve stare più ferma, ci vogliono i pennelli adatti, veramente a volte grandi, non troppo. Non dico un capello, perché per esempio questo l'ho fatto col 2 Heavy Lies e non è un pennello tanto piccolo, se guardate, però la punta è veramente fatta bene, e questo ci aiuta anche a fare già una recensione dei pennelli domani sera, che per voi in realtà sarà già arrivata, quindi se tornate indietro a vedere praticamente l'intervista con Filippo ci avrà spiegato bene come sono nati i pennelli, quindi se siete curiosi c'è anche questa possibilità di sapere questa cosa con lui. Allora, diciamo che ci siamo. Io metterei ancora un po' di fluo lì, ma vedo che tra le altre si è levato un po' di rosso scuro dalla parte alta, quindi vado a prendermi l'acqua, mi vado a sciogliere il rosso e vado a rimetterlo sulla parte alta, quindi qui, perché voglio che si veda un po' di più la differenza con l'arancione. Non dappertutto, lati e parte alta. E adesso abbiamo di nuovo la sfumatura. Se non sono soddisfatto, mi riprendo il fluo e vado a rimetterlo qui. Ma qui va già abbastanza bene, vedo, quindi non c'è questo problema. Lo lascio molto la base, in modo tale che faccia proprio tipo wash, e ci pensa lui a fare il resto. Qui mescolo, quasi un blending, e lo lascio lì, ok? Quindi qui abbiamo fatto, messo a fuoco così, e vedete che già ora avete la luminosità dietro, i particolari delle luci davanti, delle lenti e tutto, e diciamo che più o meno ci siamo arrivati. Adesso io farò un leggero dry brush di questa parte qui, e quindi mi vado a prendere la tavola del dry brush, metto questo da parte, tavola del dry brush che mi metto sotto così, e vado a cercare un colore metallico che mi permetta di fare un bel dry brush che a questo punto farò con il pennello da dry brush, sempre Heavy Lies, però il 4 che è piatto, vedete? Questo qui è un piatto, non è tanto grande, mi piacerebbe farlo con gli altri, ma rischio veramente di toccare il resto, perché non ho controllo su una punta così larga qui, e conviene veramente non rovinare a questo punto la miniatura. Quindi vado a prendermi il plate mail, ok, e me lo vado a trattare sul mio mescolatore. Si potrebbe partire anche da una base un po' più scura, ma siccome ci vado piano non dovrebbe dare grandi problemi. Quindi metto una gocciolina, vado a stemperare il pennello sopra la gocciolina
e vado proprio, vedete, a levarmi il colore in questo caso del piatto e vado a farmi il mio dry brush sereno, tranquillo, senza esagerare. Mi raccomando, andateci piano e fate una cosa di questo genere qua, piano, leggeri, in modo tale che sembri rovinato, ok? Non esagerate, non premete troppo, andate via in questo modo qua, in modo tale che sembri quasi un nero metallico. Eccolo anche sotto, eccolo anche qui, vedete? Sì, perfetto. Ok, un altro po', vado a stemperare sempre. Mi raccomando, qui levatelo abbastanza, perché andiamo veramente a fare delle toccature. Ok, e quindi a questo punto qua dietro, perché questa parte dell'impugnatura voglio che sia metallica per differenziare un pochino dal nero, che altrimenti è veramente è tutto nero e non vale la pena. Vedete che già così fa la sua bella figura. Si potrebbe fare metallica in questa parte qua volendo, ma mi piace nera, lasciamola così. Ovviamente ricordatevi come l'avete fatto, perché poi questo lo andrete a fare su tutti quanti. Ecco, magari qua in alto posso fare un po' così. Ricordatevi appunto che dopo gli altri Terminator dovranno averla uguale, perché a questo punto è l'arma che hanno in dotazione. Andate a girarvi la miniatura per non sporcare il resto col pennello e andate a fare il vostro dry brush e viene fuori semplice semplice, vedete, facile facile. Adesso ovviamente qui andiamo a fare anche la nostra lavatura in modo tale che non rimanga così proprio acceso lo stesso. Ci andiamo a mettere un Nun Oil sopra, tranquilli, sereni, e vedete che in un attimo si è fatta praticamente la miniatura da sola. Prendiamo il nostro Nun Oil e andiamo tranquilli a toccare il metallo che abbiamo appena fatto. Andate pure tranquilli e sereni, tanto è già asciutto perché è un dry brush leggerissimo e nel frattempo, vedete, si è già scurito. Quando ovviamente si asciuga fa un alone nerastro e aiuta a far vedere che è invecchiato anche qua. Basta ragazzi, io direi che più o meno ci siamo. Potrebbe essere tranquillamente un Terminator da battaglia meraviglioso che ci piace tantissimo schierare in combattimento. Non andrei a fare tante altre cose perché sinceramente già così abbiamo insomma impiegato un po' di tempo, ma non è una miniatura tanto impegnativa. Ultima cosa quindi che andrei a fare, questa veramente non deve mancare perché è veramente un tocco di classe, sono i pigmenti. Mi sono preso in questo caso una K e un Green Star Ward, un arancione, scusatemi che non lo vedete, eccomi qua, un Green Star Ward che è un marrone scuro e una K che è un rossastro, quindi vado a riprendere sempre quelle tonalità di colore rugginose che abbiamo fatto per tutto il resto della miniatura e vado a mettere con a questo punto un dry brush, guardate, a questo punto vado a prendermi un pennello dry brush per esempio un po' più sciupato in questo caso, e mi vado a prendere uno di quelli della Green Stuff che usavamo anche finora per HeroQuest, quindi una cosa del genere, non tanto grande, questo è un 3, ok? Mi prendo il proprio pigmento puro, lo carico bene e lo sbatto qui, ok? In modo tale che non mi rimane troppissimo, e vado a metterlo nelle parti interne, perché questo è il marrone scuro, quindi dove voglio che si crei un po' di effetto ombra. Siccome è molto polveroso, guardate, andate a metterlo dappertutto e poi date una soffiata forte. Fate in questo modo, quello che resta è quello che naturalmente ci serve. Abbiamo messo la parte scura, mettiamo a questo punto anche la parte più chiara, diciamo rossastra, che è questa. Vado un attimo solo a levare l'argento dalla tavola di base perché altrimenti poi mi sporco per sbaglio. Prendo anche qui, vedete, il pigmento, sbatto
e vado via sereno sulle parti un po' più alte. Vado anche sui stivali e un po' verso l'alto e vado a sporcare tutto lo stivale in modo tale che sembra proprio che sia immerso nel terreno. Questo rende veramente la miniatura molto molto bella, secondo me, perché dà proprio questa parvenza di realismo che mancava praticamente fino adesso, perché comunque era sempre un po' sollevata, diciamo, dal contesto. Invece vedete che in questo modo si va proprio a contestualizzare proprio all'interno del riquadro e in un certo senso proprio è un quadro, no? Qui si potrebbe prendere per esempio anche, se volete, diciamo ancora più chiara, quindi un pigmento ancora più chiaro che vi permette di fare l'ultimo effetto polveroso. In questo caso io non lo faccio, soffio forte sulla base, così levo la parte che non mi interessa avere e vado a fare un dry brush con il Brain Matter Beige, che praticamente è un War Paints. Eccolo qua, questo mi va a fare praticamente le parti chiare e mi aiuta a far vedere la texturizzazione del terreno. Quindi attenzione, qui bisogna andarci un po' pianuccio, andate a stemperare parecchio. Tra le altre c'è un po' di pigmento, quindi vado anche a come vedete utilizzare il pigmento che ho appena usato e sereno sereno anche qui vado a fare il dry brush. Vedete che toccando anche la miniatura stessa alla base, quindi sugli stivali, mi dà questo effetto luce. Ecco qua, che non devo aver paura di dargli e che deve essere simile a quello del terreno, in modo tale che abbiamo veramente finito con un tocco, secondo me, che dà veramente più realismo. Qui c'è tra le altre il nostro scheletro che possiamo andare a fare un po' più pesante. Mescolato ai pigmenti viene fuori fantastico anche lo scheletro. Ovviamente sullo scheletro, sul finale, andrò a dargli un po' di lavatura marrone scuro per farlo ritornare all'interno delle, diciamo, colorazioni, no? Ancora sempre un po' di dry brush chiaro, sempre per dare un po' di diciamo movimento alla nostra basetta e anche l'effetto un po' polvere. Ok, qui ci siamo. Qui diciamo che possiamo levare un pochino da qua. Ecco qua, ragazzi, più o meno ci siamo. E ovviamente anche qui de gustibus, cioè tranquilli, avete veramente tante scelte di tante opzioni di colore, andate via sereni e non vi preoccupate. E ci siamo, insomma, ok? Io direi che a questo punto la miniatura, volendo, si può considerare chiusa. Io a volte faccio su questa cintura il punto rosso, diciamo, e se guardate le mie, diciamo, adesso qui non l'ho fatto perché è coperto, questo è un tutorial che vi farò a parte, tutto a mano, fatto tutto solo a spugnatura, sempre molto in stile grimdark. Qui manca ancora però tutta la parte dello streaking grime, quindi è ancora blu molto acceso, diciamo, anche se è blu scuro. La differenza di colorazione però, vedete, alla base ve la farò vedere nelle prossime puntate, perché sto cominciando a tendere ad andare verso questa del Terminator, perché alla fin fine con il marrone mi dà veramente un effetto un po' più voluminoso, diciamo. Abbiamo, vedete, degli azzurri, abbiamo qua in alto delle belle sfumature con l'aerografo che qui non ci sono perché è tutto spugnato a mano e non ho usato azzurri, ho usato solo blu e quindi praticamente tono su tono siamo arrivati a questo. Però ve lo farò vedere con calma, non vi preoccupate, arriverà anche lui, il Phobos, e quindi diciamo che adesso possiamo farci magari un recap con Goblin e poi ci guardiamo la miniatura fotografata per bene o che gira per bene in un video.
Naviganti, allora, intanto spero che vi sia piaciuto tantissimo il Terminator degli Ultramarines super rovinato e quindi adesso ci becchiamo, insomma, una showreel dove ce la guardiamo per bene e poi, mi raccomando, cliccate sulla campanellina, ma prima iscrivetevi al canale, ditelo a tutti i vostri amici che sta diventando il canale più grande di tutto l'universo.